Ciao a tutti e benvenuti in appuntamento in giardino. Mi vedete con il cestino di vimini, non ho il bastone, infatti non sto andando a funghi. Oggi volevo portarvi con me nel bosco per un'attività veramente molto divertente, molto piacevole, molto rilassante, che si può fare in questo periodo appunto dell'autunno, in cui non c'è più molta vegetazione a livello magari del terreno, c'è ancora un bel po' di erba, però alcune piante hanno già cominciato a perdere le foglie, in primis gli alberi. Non sono ancora cadute tutte, quindi il terreno non è ricoperto ancora di tantissime foglie, quindi c'è in questo momento proprio l'opportunità di poter cercare nei boschi vicino casa, nelle stradine, nei sentieri magari del bosco, lungo i sentieri, possiamo cercare dei legnetti da utilizzare come supporto per le tillandsie. Io avevo fatto già un video l'anno scorso, in passato, in cui raccontavo come utilizzare i supporti, però mi è venuta l'idea di creare appunto un video per spiegare un attimo come trovare questi supporti in natura, cercando di usare anche un po' la creatività, perché come potete vedere questa è una zona in cui sono stati abbattuti degli alberi, dove abbiamo visto all'inizio del video le pecore e le capre. Quella era la pineta dove l'anno scorso avevo fatto un video sui funghi. Comunque c'era questa pineta, è stata abbattuta, sono stati lasciati qua dei rami non utilizzati, questo ad esempio è uno di quei tronchi di pinostrobo caduto e lasciato qui abbandonato, e quindi questo diventa proprio un posto ideale per poter cercare dei supporti dove attaccare le nostre tillandsie. Io consiglio sempre di utilizzare dei supporti naturali. Ci sono persone che attaccano le tillandsie a dei supporti di plastica, a dei legnetti con una colla specifica. Adesso c'è questa moda, ho visto, che sta arrivando con queste noci di cocco, se non sbaglio rovesciate, con la tillandsia sotto, che sembra quasi una medusa. A me non piacciono molto questi supporti, come anche i tappi di sughero, non so se l'ho già detto, perché sono artificiali, sono supporti artificiali. A me piace molto inserire le tillandsie in un contesto che fa ricordare un attimo come vivono queste piante in natura, quindi cercando di non togliere molta dignità a queste piante. Quindi questo è un posto ideale per trovare dei rametti da utilizzare. Mi sono portato un po' di accessori per poterlo fare, per farvi vedere, e per dirvi bene di che cosa sto parlando. Questa ad esempio è una tillandsia ionanta che ho portato così come esempio, una tillandsia ionanta attaccata ad un supporto di legno che gli restituisce un po' di dignità. Qui possiamo vedere questa pianta attaccata ad un tronco un po' come se fosse in natura. Stessa cosa per una tillandsia argentea che ho attaccato in questo supporto. Questo è un ramo di vite, dopo andiamo a vedere anche come staccare un pezzo di ramo di vite e creare un supporto. Questo anche è una vite, un tronco, più che altro un tronchetto di una vite. In questo caso ho utilizzato un filo metallico legato al tronco, anche in questo caso, però dopo vi farò vedere come inserire appunto un chiodino per poter mettere un filo con un'anima metallica, un filo di spago con un'anima metallica, e cercare di restituire un attimino a queste piante un po' di dignità, no? Sono molto belle, sono molto divertenti come sono utilizzate anche le tillandsie in vendita, è anche molto bello, molto da arredamento.
Però le piante, sì, è vero, sono degli elementi che possono essere inseriti all'interno di un appartamento e creano un po' di estetica. Comunque, io vi do il consiglio un po' come le coltivo io, poi ognuno naturalmente deve scegliere come coltivare queste piante, come piace coltivare queste piante, quindi sceglierà il supporto adatto. Questo è un video dedicato ai supporti di legno e quindi direi di andare adesso nel bosco a cercare questi legnetti. Che cosa ci serve? Ci serve un po' di fantasia, un po' di creatività. Io mi sono portato i miei guanti perché ci sarà da usare un seghetto che ho portato. Questo è un seghetto adatto per tagliare dei rametti, filo con quell'anima metallica di cui vi parlavo prima e poi un paio di cesoie per tagliare il filo. Nel caso il ramo c'è da tagliare dei rametti, si può pulire il ramo, così si può utilizzare. Quindi andiamo alla ricerca di un ramo adatto per poter attaccarci poi le nostre tillanze, che non lo farò in questo video perché ho già fatto un video che parla di supporti su come attaccare le piante. Questo praticamente sarà un video soltanto per cercare di farvi vedere un po' che tipo di rami cerco io per poterci coltivare sopra le tillanze. Ho trovato questo ramo per terra, mi è piaciuto subito per la sua forma, anche se, parlando chiaro, le tillanze possono essere coltivate benissimo anche su un supporto di questo tipo. Potete vedere un semplice legnetto con un filo appeso sopra legata alla pianta ed è perfetto. Questo potrebbe anche andare bene, naturalmente scegliendo un ramo che non marcisce in poco tempo. Cerchiamo di prendere un ramo che può durare ancora un bel po' di tempo. Però a me ad esempio un supporto di questo tipo non piace assolutamente, mi piace un qualcosa di un po' contorto, che abbia anche una forma, e in questo ramo io ho trovato proprio un po' quello che cercavo, perché questo sarà utilizzato per poter appenderci, metterci il filo, e poi la parte interna ad esempio sembra quasi una piccola conchetta dove appoggiare la nostra tillandsia. Adesso andrò a tagliarlo in modo da renderlo adatto anche un po' al posto dove voglio poi sistemare la pianta, perché non posso portarmi a casa un ramo lungo così, devo farlo a misura perché la finestra dove tengo le tillanze è molto piccola, quindi dovrà avere una certa misura. Quindi apro il mio seghetto, ho indossato i miei guanti e vado a tagliare questo nella lunghezza che mi serve per poterci poi inserire la vite oppure legarlo col filo. Ok, questa è la lunghezza che voglio. Questo rametto lo accorcio e accorcio anche un po' questo qui. Ho beccato proprio il nodo, quindi vado leggermente sotto. Ok, questo rimane un piccolo posto dove inserire la nostra pianta e poi andrò a tagliare anche qua sotto in modo da rendere il tutto adatto per la mia finestra ad esempio. Voilà, ecco qui un legno per la mia tillandsia. Ho tolto la corteccia perché poi spruzzandola con l'acqua andrà via, sicuramente marcisce, va via, cade poi a pezzi magari nel lavandino. In questo caso il tronco è pulito, posso dargli a casa anche un po' una pulita con dell'acqua, con una spugnetta. Non userò sicuramente dei detersivi o altro di chimico, perché comunque dovrò attaccarci una pianta viva. Quindi questo, guardate che bello, inserendo un chiodino qui, posso appenderlo, e qui inserirò la mia tillandsia, lateralmente inserita non verso l'alto, ma piegata verso il basso in modo che scende giù. Questo perché le tillandsie devono scolare l'acqua in eccesso, altrimenti rischiano di marcire, quindi la metterò poi sistemata giù. Comunque questo è uno dei tronchetti che conserverò da utilizzare per i miei prossimi acquisti di tillandsia o di riproduzione di quelle che ho e che produrranno poi figli dopo la fioritura. Adesso vediamo un altro rametto. Un altro ramo molto semplice da utilizzare per le nostre tillandsie può essere anche un ramo di questo tipo, ad esempio, semplicemente così. Questo può essere anche adatto per una tillandsia.
un chiodino sempre qua sopra, il filo che lo tiene appeso, e questo è adatto perché inserendo qua una tillandsia legata con del filo, sempre che pende verso il basso, gli dà un po' di verticalità, no? Quindi sono dei semplici tronchetti che danno verticalità e anche un po' di aspetto naturale. Però io preferisco sempre, come dicevo, qualcosa di un po' contorto, e quindi vado a cercarmi qualche altro tipo di ramo, e siccome qui c'è soltanto vecchissimi rami di pino strobo e qualche altro ramo, andrò a cercare qualcosa di un po' più particolare per le mie piante. Eccoci qua, ho cambiato bosco, sono venuto un po' più vicino a casa mia, perché qui in questo pezzo di bosco è stata fatta una pulizia, e quindi sono venuti fuori un po' di rametti molto interessanti, tra cui quello che io preferisco forse in assoluto per le tillandsie, uno dei due che preferisco in assoluto, che è il ramo di vite. Ve lo faccio vedere. E il ramo di vite è questo, che mi piace molto perché io quando lo trovo lo pulisco un po' con i guanti così, ma cerco di non pulirlo completamente, di non renderlo completamente liscio. Tolgo tutto ciò che riesco a staccare con le mani, ma rimane sempre abbastanza rugoso. Perché mi piace? Primo perché prende delle forme veramente molto particolari, tipo questo, che vedete ha questa angolazione che mi piace tantissimo. Adesso poi vi faccio vedere come lo taglio io per ottenere un tronchetto per la tillandsia. E secondo perché, essendo un ramo con delle insenature, con delle spaccature, con una corteccia che un po' si sfibra, eccetera, nel caso della fioritura di una tillandsia, successivamente si creano appunto il frutto con i semi. Questi semi poi quando si disperdono possiamo anche metterli noi, distribuirli noi, possiamo metterli all'interno appunto di queste piccole spaccature per poter far crescere delle nuove piantine. Non è un tronco liscio e quindi può essere utile a questo scopo. Seconda cosa, mi piace perché ha una bellissima colorazione il ramo della vite, e soprattutto dura veramente tantissimo, quindi è un tronco adatto proprio per poterci appendere orchidee oppure tillandsie ad esempio. Adesso non so se sentite, ogni tanto si sente il verso del picchio nero, c'è una coppia che nidifica qui vicino a casa mia, lo vedo volare spesso perché quando vola fa questo suono, questo richiamo bellissimo, e spero un giorno di vederlo un po' più da vicino, perché sono anni che gira qui attorno alla mia casa questa coppia di picchio nero, ma non sono ancora riuscito né a fotografarlo e neanche a vederlo da vicino, perché è un animale bellissimo. Allora tagliamo questo tronco di vite per poter fare un supporto per tillandsie. Quindi torno a prendere il mio seghetto, trovo un supporto per appoggiarmi, taglierò questa parte che non mi serve, questo lo tengo perché è un altro supporto eventualmente per un'altra tillandsia, e questo lo faccio un po' più lungo. Ok, chiodino, filo e supporto dove sdraiare la nostra tillandsia e legarla in modo da dargli un supporto quanto più naturale possibile in questo ramo di vite bellissimo. Questo è un altro supporto per una tillandsia. Tolgo tutto quello che va via e lascio qualcosa di queste non so come chiamarle, di questa corteccia fibrosa che caratterizza un po' il tronco della vite. Veramente molto bello. Si può anche appendere così con la tillandsia che va giù se è una tillandsia molto lunga, altrimenti così per una tillandsia magari va a cespuglietto, a ciuffo, ecco qua, la parola giusta è a ciuffo. Questo è un altro tronchetto. Io ho in previsione di acquistare ancora qualche tillandsia, quindi sto cercando materiale per poterle coltivare.
ricavo ancora dal tronco di vite, dal ramo di vite, qualche altro supporto, anche da regalare magari a qualcuno che vuole un supporto, ad esempio per coltivare le proprie tillanzie. Quello che c'è da dire è che il ramo di vite si taglia veramente con una facilità incredibile, quindi rende tutto molto più veloce e piacevole. Mi raccomando, sempre guanti, cercando di non farsi male. Questi li metterò nel mio cestino che si sta riempendo di rametti. E adesso poi finisco questo video parlandovi di un altro ramo molto interessante per la coltivazione delle tillanzie, che è il ramo del sambuco. Però prima di parlare del ramo del sambuco, questo potrebbe essere magari anche sambuco, non lo so, forse è sambuco anche questo, ho trovato questo ramo, guardate che bellezza, guardate che bello, questo è adattissimo alla coltivazione delle nostre tillanzie, ad esempio. Guardate che bello, naturalmente non questa parte, ma questa è spettacolare, guardate che forma, comincio a tagliarlo da qua. L'ho tagliato qui per inserire la vite. Qui ci sta una bella tillanzia, tipo una tillanzia xerografica che diventa molto grossa. Questo è un supporto adatto, quindi andrà tagliato qui. Vedete? Mettendo la vite qua sopra col filo, qui si può appendere la tillanzia, ad esempio xerografica, che crea veramente una forma molto grande. È una pianta abbastanza grande, questo tronco è adatto. Abbiamo ancora questo che è un po' particolare, c'è addirittura una noce incastrata, non so se è una noce, comunque sia un frutto di qualcosa. Questo potrebbe essere anche molto particolare. Come tronco qui c'è il posto per poterci mettere la tillanzia e prende questa forma. Naturalmente ci sarebbe da togliere questo che va via così, e anche questo che è un po' marcio, e voilà, anche questo può essere un tronco adatto, una forma magari particolare per mettere una tillanzia, magari una anche qua dietro. Non lo prendo perché, come potete vedere, dietro è un po' ridotto, un po' male, peccato perché la forma era bellissima. Questo a forza di bagnarlo secondo me sennò poi marcisce. Allora andiamo a vedere il tronco di sambuco, perché presenta la caratteristica di avere un buco all'interno in cui c'è una spugnetta. Si può togliere la spugnetta per inserire il filo metallico. Questa è la ghiandaia, ci sono tante ghiandaie qui nel bosco, fanno un casino incredibile. Allora ho trovato il ramo di sambuco, guardate che forme bellissime, spero che si inquadri bene, che si veda bene. Questo è un posto qui e qui, qui e qui. Tagliamo così vediamo come viene. Questo, si ottengono due rametti bellissimi per tillanzia. Allora mi metto magari qua, tanto il sambuco è anche un tronco che si taglia facilmente. Ok. Anche questi sono due supporti molto belli per tillanzia. Questo così o così, in cui mettere la nostra tillanzia, e questo anche molto bello, vedete, col chiodino, filo appeso con la nostra pianta.
Ramo di sambuco, prima vi ho parlato della spugnetta, devo trovare un tronco dritto che abbia questa spugnetta, perché vi faccio vedere poi come ottenere un tronco in cui inserire il filo e non utilizzare la vite per poterlo legare e appendere. Vediamo se trovo un tronchetto, vediamo se questo qui è adatto, forse sì. Allora, come potete vedere, il tronco del sambuco presenta un foro all'interno che percorre tutta la lunghezza del ramo. In realtà questo foro all'interno ha una spugnetta, ma basta un piccolo rametto infilato dentro per poter togliere questa spugnetta e farla poi uscire da sotto. Una volta tolta la spugnetta, questo tronchetto può diventare un ottimo supporto per tillandsia, perché il filo non dobbiamo mettere il chiodino per legarlo, non dobbiamo legare il filo intorno, ma possiamo fare questo lavoro qui che è molto semplice. Vi faccio vedere, prendiamo il nostro filo, adesso spero che si veda che forse sono un po' sfocato perché ho impostato il fuoco su quell'albero lì. Vediamo la messa a fuoco, vediamo se viene bene, spero. Questi cesoi sono ormai andati, le uso per questo. Allora, noi cosa facciamo? Inseriamo semplicemente il nostro filo metallico all'interno del tronchetto e poi lo andiamo a legare qui così. In questo modo otteniamo un tronchetto un po' diverso per poter coltivare la nostra tillandsia, magari legata qui che pende giù, e può essere anche molto, molto carino, sembra quasi un'altalena per tillandsia. Ma è un modo per utilizzare il materiale che abbiamo a disposizione senza acquistare materiale per poter coltivare le nostre tillandsie e spendere anche meno durante l'acquisto, perché compriamo soltanto la pianta e poi la sistemiamo come vogliamo noi. Questo può essere sistemato così, altrimenti possiamo fare questo lavoro qui e appendere la nostra tillandsia anche così. Comunque il tronco del sambuco torna utile per questo, avendo già un foro il filo può essere inserito e poi possiamo appendere la nostra tillandsia dove vogliamo. È anche abbastanza, è anche molto bello come risultato, molto rustico, molto, come dire, country per coltivarci sopra la nostra tillandsia. Qui avevo trovato ieri questo che non posso prendere perché non ci sta nella finestra di casa mia, l'ho lasciato qua nel bosco. Guardate quante insenature per poter ficcarci dentro tutte le piante che vogliamo, anche le orchidee, guardate qui che spettacolo. Può essere coltivato anche messo sul tavolo con le nostre piantine di tillandsia legate sopra, è anche un bellissimo risultato, anche un'orchidea epifita messa sopra che può crescere spruzzandola. Insomma, in natura abbiamo veramente, la natura ci dà tantissime cose che basta cercare. Io sto imparando a farlo da un po' di anni, ero una delle persone che... Picchio rosso maggiore, questo sta diventando un po' un video anche di birdwatching. Questo è il picchio rosso maggiore, si è posato qui vicino a me in un tronco, un altro animale bellissimo del bosco vicino a casa mia. E cosa vi dicevo? Appunto, se abbiamo la voglia di andare nel bosco, di cercare ciò che ci serve per coltivare le nostre piante, troviamo tanti elementi che sono divertenti, che stimolano la creatività e ci danno l'opportunità di risparmiare in primo luogo, per non acquistare dei materiali per coltivare le nostre piante, e diamo luogo anche allo sviluppo un po' della nostra creatività, della nostra fantasia, cercando ciò che ci piace, magari cercando le forme negli elementi che ci dà la natura. È un modo per far lavorare anche un po' la fantasia e i risultati sono sempre molto ma molto piacevoli, perché non sono artificiali, perché sono naturali, e quindi portiamo in casa l'esterno, lo facciamo entrare all'interno, il bosco ce lo portiamo all'interno della nostra casa, soprattutto in questo periodo che comincia con il freddo, arriverà pure l'inverno, arriverà magari la neve e quindi staremo tanto in casa e avremo un po' di nostalgia della vita in giardino,
dello star fuori. Allora, in questo modo noi ci portiamo il bosco in casa. Questo non è un materiale plastico dove è attaccata la tillandsia, e portandoci il bosco in casa nostra avremo sicuramente un po' meno nostalgia della vita in campagna, in esterno, con il sole, eccetera. E quindi queste piante ci faranno compagnia nella maniera più naturale possibile, cercando di farci superare un po' questa stagione così lunga che è l'inverno, autunno e inverno, e che ci costringe a stare un po' chiusi in casa. Io ho fatto la mia scorta di legnetti, rami di vite, c'è di tutto. Qua posso ordinare un po' di tillandsie nuove, varietà nuove, che voglio tenere in casa. Questa è da legare, questa tillandsia, perché si sta praticamente slegando. Nuove tillandsie, ho visto che ci sono anche delle specie di tillandsie che riescono a sopportare anche qualche grado sotto lo zero, quindi possono essere coltivate fuori casa. Non so se saranno delle specie che io acquisterò, però ho visto che ci sono delle varietà che hanno delle fioriture spettacolari e anche come grandezza della pianta abbastanza notevole, quindi molto ma molto interessante. Eccoci arrivati alla parte finale del video, in cui volevo soltanto farvi vedere un'operazione veramente molto semplice che serve per costruire il supporto per la tillandsia, per le tillandsie, e quindi andremo a inserire le viti nei nostri rametti per vedere come costruire appunto questo supporto che poi ospiterà la nostra pianta. Quindi mi servirà un avvitatore, delle viti da legno, io le ho prese di questa misura, dovrebbero essere adatte perché comunque possono sostenere anche il peso di questo ramo di sambuco, che è veramente molto ma molto leggero, come leggeri sono anche i tralci di vite. Quindi viti, avvitatore, filo. Io ho trovato questo spago con l'anima di fil di ferro che si può piegare come uno vuole, quindi è perfetto. Quindi vado a tagliarmi delle sezioni di filo in modo da utilizzare poi per legarci. E voilà, e non mi resta altro che bucare e legare. Vediamo insieme come farlo, ma è veramente un'operazione semplicissima, così possiamo crearci i nostri supporti. Quindi partirei subito con questo, bisogna decidere un po' come utilizzarlo. Io direi che anche così non mi dispiace, però così secondo me è più adatto. Quindi andrò a sistemare qui la mia vite, cercando di non farla entrare tutta ma lasciandola leggermente fuori in modo da poterci legare il filo. Stessa cosa anche per questo, che abbiamo detto così. Quindi andrò a sistemare la mia vite, un'operazione che bisogna fare partendo sempre piano e poi andando giù, perché il rischio di scivolamento è elevato e poi magari ci si può fare un po' male. Ok, adesso che ho fatto questa operazione prenderò il mio filo. Sentite sempre il richiamo del picchio nero che veramente gira qui attorno alla casa, nidifica negli alberi qua dietro. Vado a legare il mio filo in questo modo, cercando di farlo aderire bene alla vite. Successivamente do un colpetto in modo da schiacciare il tutto. Con questo farò un nodo e voilà, e il supporto è pronto per poter coltivare la tillandsia. Adesso facciamo questo, stessa identica cosa,
faccio aderire un po' il filo, poi lo lego stretto, perché comunque avendo l'anima metallica rimane nella forma che gli do io, quindi tenendolo così. Ok, faccio entrare il tutto all'interno e questo è anche pronto per poterci coltivare un'altra bellissima tillandsia. Vedete che è tutto veramente molto semplice, ma la cosa molto importante e molto bella è che l'abbiamo fatto noi, e quindi qualcosa che abbiamo creato noi prende un valore aggiunto piuttosto che acquistato, diciamo. Vedete, qui coltiverò la mia tillandsia, vado avanti anche con questo e finiamo col video, altrimenti diventa veramente troppo lungo. Qui ho messo la vite qui, anche questa. Bene, è stata una bellissima mattinata in cui mi sono rilassato, divertito, ho cercato i miei rametti nel bosco ed è stato molto piacevole sfruttare appunto questa stagione autunnale per fare una nuova passeggiata. Sono già andato a funghi diverse volte con degli amici ed è sempre bello il bosco in autunno, si possono ammirare dei bellissimi colori e tutto questo ci accompagna nella ricerca ad esempio dei nostri rametti per poter coltivare le tillandsie. Ricordo ancora che io adoro coltivarli appunto nei rami che trovo nei dintorni di casa mia, ho la fortuna di abitare vicino ad un bosco, chi non abita vicino ad un bosco magari abita in città, comunque anche nei dintorni, nei parchi, così si possono trovare dei rametti, delle cose da utilizzare per le nostre piante. Il risultato naturale a me piace tantissimo, come dicevo prima non sono un grande amante di tutto ciò che è plasticoso nella coltivazione delle piante. Questo mi sembra un risultato molto naturale che ci ricorda un po' come vive la pianta in natura e quindi questo è il mio obiettivo. Poi ognuno naturalmente a gusto personale sceglie come coltivare queste piante in base a come gli piace coltivarle. Io preferisco questa sorta di installazione che ricorda molto la vita della pianta in natura. E con questo io concludo il video, quindi ci vediamo al prossimo appuntamento in giardino, grazie per avermi fatto visita, ricordo che metterò il link al di sotto del video di coltivazione di come coltivo io le tillandsie e c'è anche un video per quello che riguarda invece la sistemazione proprio della pianta sul supporto, in modo da capire un attimo come legare la pianta sul supporto, tenerla ben ferma e far sì che poi venga coltivata bene e possa crescere anche molto bene. Ricordo a tutti, per concludere, che le tillandsie, queste hanno preso un movimento verso l'alto, io l'avevo legata un po' verso il basso, le tillandsie vanno coltivate sempre non così, ma sempre in modo che quando noi le spruzziamo l'acqua possa defluire, non si accumuli mai all'interno delle nostre piante, perché altrimenti rischiano di marcire. Se noi abbiamo una pianta coltivata in questo modo, magari sul tavolo, così quando noi la spruzziamo, ricordiamoci poi di metterla a testa in giù per un'oretta, magari anche due, in modo che tutta l'acqua possa uscire fuori dall'interno delle foglie della tillandsia, perché altrimenti si crea appunto un rischio di partita. Bene, adesso andrò alla ricerca di Felicino, ho fatto uscire i gatti stamattina in modo che potessero fare una bella passeggiata di mattino, Pomodoro è già rientrato e Felicino è ancora in giro, adesso vado a vedere dov'è e vediamo un po' se lo trovo e ci vediamo al prossimo appuntamento in giardino. Grazie a tutti e a presto, ciao ciao!